Bel canto. A differenza di quello che spesso si sente dire, e cioè canto lirico in generale uguale bel canto. Mm. Il bel canto è un periodo del canto lirico, del canto operistico. È quel periodo che va, anno più, anno meno, come sempre, dalla seconda metà del Settecento alla prima metà dell'Ottocento. In questo periodo la tecnica vocale, intesa come educazione di emissione della voce, è portata al massimo, al suo culmine. Tutto ciò, queste tecniche, questi elementi che poi vedremo insieme, hanno avuto origine anche prima, questo ovviamente, quello è il periodo d'arrivo. Poi ci sarà altro e vedremo. Allora, partiamo e iniziamo in maniera un po' graduale. Il canto lirico, il canto operistico quando nasce il melodramma. E quindi siamo 1600, proprio all'inizio del 1600. Forse saprete, c'era quella Camerata Bardi cosiddetta, quel gruppo di intellettuali musicisti che si riuniva per far nascere una nuova forma, che sarà appunto il melodramma, con lo scopo di far rivalutare la parola, stanchi, detta proprio in maniera rapida e veloce, di quella che era la polifonia, la sovrapposizione di melodie, quindi anche di testi, e la parola ovviamente si confondeva parecchio. Quando nasce quindi questa forma, il melodramma, il canto è quanto di più naturale ci sia, molto vicino al parlato, proprio perché lo scopo è quello di far emergere la parola, il significato, capire il testo. E di conseguenza abbiamo questa naturalezza nel canto, verrà anche chiamato il recitar cantando, quindi è un parlato intonato. Siamo agli inizi del Seicento. Nel periodo barocco, e quindi siamo tra 600 e 700, cominciamo ad avere, in maniera graduale dall'inizio di questa pratica vocale, una ricerca sempre più attenta, più sofisticata di quello che è lo strumento voce. E quindi si ricercano nuovi effetti, estensioni più ampie. Quando parlo di estensioni vuol dire proprio la possibilità di note che una voce può fare, da quelle più gravi a quelle più acute, quindi cercare di estendere il più possibile questa gamma di suoni e anche effetti, stupire con nuovi effetti. Si faranno esercizi, si studieranno tecniche di respirazione per ottenere maggiore potenza alla voce e anche con la respirazione per cercare di fare frasi sempre più lunghe con un unico respiro. Altro studio sempre molto molto presente in questo periodo è sull'agilità, sul virtuosismo. Insomma, da quello che era il canto naturale iniziale che abbiamo detto, si sta cercando quasi di forzare la natura, di cercare di tirar fuori da questo strumento, la voce, delle possibilità mai fino allora né pensate né immaginate. Maestri di tutto questo sono sicuramente stati i castrati. In questo periodo sono le star indiscusse dell'opera lirica. Questo è un periodo, come vi ho detto, di grande ricerca e quindi di grande crescita per la voce. Tutto questo studio, tutto questo lavoro per tirar fuori il più possibile da questo strumento, lo ripeto, porterà anche a, come dire, a staccarsi parecchio da quello che era il verosimile. Non c'è un'aderenza al vero. Facciamo subito un esempio. L'eroe. Mm, Ad esempio, visto che l'esempio che prenderemo come ascolto, iniziamo, è un eroe, Giulio Cesare. Noi ci aspettiamo a tutt'oggi, anche il nostro stereotipo è per Giulio Cesare un eroe, una determinata pasta di voce, un timbro. Nel Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel, siamo in perfetto periodo barocco, è interpretato da un castrato.
Noi non ci aspettiamo quel tipo di timbro per un eroe, ma all'epoca, a parte che erano le storie indiscusse, e questo è già un punto importante, era proprio una visione del quanto sono bravi e non è necessario che ci sia un'aderenza alla realtà. Anzi, molto spesso quello che era vicino alla realtà era considerato un po' volgare. Quindi questi tipi di voci erano perfette. Facciamo subito un esempio così ci rendiamo conto di che cosa vuol dire, cosa intendiamo, cosa intendo per non verosimile. Prendiamo un'aria dal Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel di Giulio Cesare. Va tacito e nascosto. In questo caso lo sentiamo cantato da un controtenore. A tutt'oggi, che la pratica dei castrati ovviamente si è ben persa, queste parti, che sono scritte in quel tipo di tessitura, vengono interpretate o da donne o da, nel caso specifico, da controtenore, che è la voce maschile assimilabile al contralto, che ovviamente viene ottenuta da uno studio, da una pratica, una tecnica di impostazione per ottenere quel timbro e non certo viene ottenuta attraverso un intervento chirurgico. Ascoltiamo questo frammento, il controtenore è Andreas Scholl. Qui abbiamo sentito un timbro vocale che a noi oggi non corrisponderebbe con l'eroe. Altro esempio per legarci a una visione di non verismo in quel periodo. E il termine verismo poi lo risentiremo riproposto tra un pochino. Prendiamo un altro frammento tratto sempre dal Giulio Cesare di Handel, ma il personaggio è Cleopatra, in questo caso interpretata da un mezzosoprano, Magdalena Cosina. Il titolo di quest'aria, di questo poi frammento che ascolteremo, è Piangerò la sorte mia. Qui Cleopatra, dal titolo l'avete già ben capito, addolorata, piangerò la sorte mia. In questo periodo l'interprete trasmette il suo dolore con compostezza, con morbidezza e nell'esempio interpretato da Cosina lo sentirete in maniera estremamente esplicita. Quindi canta il dolore, non lo urla. Questo, il periodo. Ascoltiamolo. Avete sentito questa dolcezza nella morbidezza dell'emissione vocale di questo mezzosoprano? Ecco, tutte queste nuove ricerche della voce avranno il loro punto d'arrivo come culmine nel periodo che abbiamo detto prima, tra seconda metà del Settecento e prima dell'Ottocento, prima metà dell'Ottocento. Per darvi un'idea, i compositori che di solito si legano a questo bel canto, i nomi che potete trovare più spesso proposti sono Rossini, Bellini, Donizetti. Ecco, adesso vediamo di fare un elenco, sempre con l'aiuto poi degli assaggi, degli esempi sonori, di quelle che sono queste tecniche di emissione del bel canto, questi elementi che ci vogliono, che si trovano anche proprio elencati, codificati in tanti trattati e possono essere uno spunto per ricercare il tutto. Vediamone alcuni con gli esempi. Partiamo da
un cantante, un interprete deve saper legare, portare un suono all'altro in una maniera particolare. Mi fermo un attimo per fare una parentesi. Quando dico legare, in musica il termine legare ha tanti significati, la legatura. C'è sia la legatura di valore che la legatura di espressione e poi la legatura che stiamo dicendo, il legare da un punto di vista di emissione. Qui vi faccio, come vedete, l'esempio di una parte di uno spartito dove avete nella parte inferiore la legatura di valore, che vuol dire unire note di altezza uguale, ma con durate diverse e l'esecutore deve farne una sola sommando le varie durate. Quella è la legatura di valore. Quella sopra è la legatura di espressione, che è, come vedete, una curva molto più ampia che indica come devi legare i suoni, come se io adesso vi racconto una frase oppure bella. Qui non ci sarebbe la legatura. Con la legatura i suoni sono morbidi uno dopo l'altro. Nel bel canto il saper portare, legare un suono all'altro vuol dire con morbidezza arrivare al suono successivo, senza far sentire tutti i suoni intermedi strascicando e strascinando i vari suoni in mezzo e arrivando alla nota con un termine che è perfetto, nettezza di intonazione. Fate un esempio, immaginatevi come dire, un centro, un concentrico. Voi dovete arrivare nella parte centrale dell'intonazione senza passare dagli anelli intorno, cioè dovete arrivare subito lì, senza far sentire che il suono prende una strada prima di arrivare alla vera intonazione. Lì deve arrivare. Nettezza di intonazione. Facciamo un esempio. Prendiamo un'opera perfettamente calata nel periodo Il Pirata di Vincenzo Bellini. Andiamo a prendere un'aria del tenore, in questo caso il tenore che ve lo eseguirà sarà Maxim Mironov, ed è molto esplicita l'esempio che vi prendo nella sua esecuzione per quello che è la nettezza di intonazione e il legare, portare una nota all'altra. L'aria, in questo caso così avete anche tutte le informazioni, è Tu vedrai la sventurata. Tu vedrai la sventurata che di pianto getto io resi. Tu vedrai la sventurata che di pianto getto io resi. E dirai che si offesi, pur l'assetti vendicar. Vediamo altri punti della tecnica belcantistica. Ad esempio, uno l'abbiamo anche già iniziato a sentire qua dentro, la dizione, cioè il pronunciare le parole nella maniera il più possibile comprensibile, cosa che non spesso è evidente e chiara nel canto lirico. Altra cosa è saper eseguire in maniera impeccabile gli ornamenti. Gli ornamenti sono gli abbellimenti, ad esempio i trilli, i mordenti, i gruppetti, eccetera. Sono quelle note in più che vengono aggiunte alla nota fondamentale per creare un arricchimento della frase, della melodia, della nota stessa. Insomma, quelle che sono poi le agilità anche, protratte poi nel tempo. Questa esecuzione, questa tecnica degli abbellimenti era molto in voga nel periodo barocco, quello che abbiamo citato prima,
e da cui riprendiamo l'esempio. Andiamo a riprendere, così vediamo anche questo aggancio quando dicevo tutto è legato, tutto si porta. Riprendiamo un momento dell'aria Va tacito e nascosto, quindi ancora il controtenore Andreas Scholl che ve la esegue, e lì sentirete già in maniera più evidente l'esecuzione degli abbellimenti. Gli abbellimenti li avevate anche già sentiti nell'esempio del pirata precedente a questo, però qui forse erano ancora più evidenti. Allora, abbiamo parlato di legare, portare, dizione, abbellimenti, agilità, virtuosismo, eccetera. Un'altra caratteristica importante che magari è non così evidente se non c'è un orecchio attento ed esperto, però è una caratteristica molto, molto difficile, quella della omogeneità timbrica, cioè il cantante deve saper mantenere lo stesso colore per tutta la sua estensione. Cerco di spiegare meglio. Ognuno di noi ha, come abbiamo detto, non siamo cantanti lirici, però se fossimo dei cantanti lirici avremmo la nostra estensione dalla nota più grave alla nota più acuta. Far sì con lo studio, con l'attenzione, che il mio colore di voce sia lo stesso sia nelle note gravi che nel passaggio, che spesso sono le note di passaggio quelle più difficili da mantenere in questo caso, e stesso colore anche nelle note acute. Questo è davvero una delle difficoltà più pesanti, ripeto, non così evidente, ma molto importante. E credo che adesso l'esempio che vi prendo, riprendendo l'aria dal Pirata di Bellini con l'esecuzione del tenore Mironov di prima, ecco, quello è un momento che secondo me è più esplicito delle mie parole. Sentirete la sua voce che va nella zona grave, poi nell'acuta, poi nel grave e mantiene praticamente lo stesso colore, non fa chiari e scuri, sono solo le note che sono più gravi o più acute, ma il suo colore è omogeneo. Sul mio sasso alla rimar sul mio sasso verrà pietosa sul mio sasso alla rimar Qui era ben chiaro, ben eseguito, non è così semplice trovarlo, questa visione di questo elemento di quello che è lo stile belcantistico. Allora, abbiamo sentito un po' di elementi, questo è il cosiddetto bel canto. Dopo alla metà, come ho detto prima, anno più anno meno dell'Ottocento, finisce il bel canto. Non vuol dire che inizia il brutto canto, sia ben chiaro, non contrapponiamo il bello al brutto, c'è un'altra cosa. Fino a lì abbiamo il bel canto. Poi, ecco, poi il melodramma si lega molto a quella che è la corrente letteraria del verismo. Ecco che torna il termine che vi dicevo prima. E qui bisogna essere più corrispondenti alla realtà. Non servono più quelle tecniche, in alcuni casi proprio c'è bisogno di tutt'altro. Io credo che sia il caso di far sentire subito un esempio che vi rende ben chiaro quello che è l'idea della chiusura del bel canto. Andiamo a prendere Habanera, l'inizio dell'Habanera, che è l'aria tratta dalla Carmen di Georges Bizet, in questo caso interpretata dal mezzosoprano Agnes Balsa. Come lo sentite, capite tutto cosa vuol dire la fine del bel canto.
Carmen non è il bel canto. Carmen è un personaggio sensuale, carnale, deve dimostrarvi quell'aspetto. Credo che forse la caratteristica, tra quelle che vi ho elencato, quelle del bel canto, che più è evidente in questo esempio di verismo e quindi ci siamo staccati, è cambiato il periodo dal bel canto, è quella della non omogeneità timbrica. In questo esempio è chiarissimo. Ripeto, questo non è brutto canto, questa è un'altra cosa. Il bel canto arriva lì, altro, è sempre canto lirico, ma non è il bel canto. Questo ci può servire, insomma, per ricordarci o per quando ascoltiamo, per avere la corrispondenza, per avere un elemento in più anche per valutare ciò che sto ascoltando. Un cantante, se mi esegue Bellini, non me lo può eseguire come se fosse Bizet. E ovviamente non può fare neanche viceversa. Bizet non può essere interpretato e cantato come se fosse Bellini. Sono solo degli elementi in più per poter allenare il nostro orecchio. Alla prossima!